Dopo aver combattuto dalla Serie C fino alla Serie A, nel 2030 la Pro Vercelli ha finalmente centrato la prima storica qualificazione in Champions League, conquistando un quarto posto che ha riscritto la storia del club. Oggi, con una società economicamente solida e un nuovo stadio che sta già prendendo forma, ci prepariamo ad affrontare una stagione che potrebbe segnare un'ulteriore svolta nel nostro progetto. Quindi bentornati in questa serie alla guida della Pro Vercelli. Qui è Asiaxi e oggi siamo su Football Manager 2026. Come molti di voi sanno, questa carriera è nata sul vecchio capitolo, ma con la possibilità di proseguire su FM26 mi sembra naturale fare il salto e continuare qui il nostro percorso. Prima di cominciare devo confessarvi una cosa: non ho ancora trovato un metodo d'analisi degli avversari che mi convinca davvero, quindi nelle partite più delicate dovrò un po' improvvisare. E come sempre vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale per supportare il progetto e non perdervi i prossimi episodi. Ho provato a ricreare la tattica che utilizzavamo in precedenza e vorrei mostrarvela, anche se non sono del tutto sicuro che possa funzionare immediatamente. Sarà sicuramente adattata nel corso dell'anno, finché non troveremo la versione più solida e adatta al nuovo capitolo. Ma prima di scendere in campo parliamo degli obiettivi. La dirigenza ci chiede una tranquilla metà classifica in Serie A e il raggiungimento del terzo turno di Coppa Italia e una buona figura in Champions League. Io invece voglio puntare un po' più in alto in tutte e tre le competizioni. Come obiettivi personali scegliamo di arrivare almeno ai quarti di Coppa Italia, di conquistare una qualificazione in Champions League tramite il campionato e soprattutto di raggiungere la zona playoff in Champions League, che probabilmente è la sfida più ambiziosa di tutte. Facciamo ora un salto in avanti al 2 settembre, giorno di chiusura del mercato. Partiamo dalle uscite. 4 giocatori hanno salutato la squadra. Il primo è Carosso, che dopo 2 stagioni in cui non è mai riuscito a dimostrarsi all'altezza della Serie A, si trasferisce al Lugo per 500.000 euro. Con l'arrivo di Arnaud del terzino firmato a parametro zero l'anno scorso, Touré era diventato superfluo e una volta messo sul mercato ha attirato l'attenzione della Fidelis Andria, che lo acquista per 215.000 euro. Barstov e Malaki Boateng invece partono entrambi in prestito con obbligo di riscatto. Il loro effettivo valore lo scopriremo a inizio della prossima stagione. Passiamo ora alle entrate. Oltre al già citato Arnaud, arrivano altri 3 rinforzi. Il primo è Johan Hernandez, terzino sinistro colombiano di 24 anni, forte in entrambe le fasi, atletico, dinamico, uno di quei giocatori che possono darti subito profondità sulle fasce. Lo paghiamo quasi $500.000, ma per me li vale tutti. Dal Palermo invece arriva un centrocampista che mi intriga tantissimo, Giuseppe Porciani. Ha 16 in controllo palla, 17 in passaggi, una mentalità matura e ottime basi atletiche. È esattamente il profilo che ci mancava in mezzo al campo e per questo non ci tiriamo indietro davanti ai 4,2 milioni richiesti da Rosanero. Il mercato si chiude poi con un colpo che possiamo definire, senza mezzi termini, un furto. Dal Feirense arriva Igor Barroca, attaccante di appena 20 anni, ma già con caratteristiche impressionanti. 15 in colpo di testa, 17 in finalizzazione e 15 di freddezza e anche velocità da vendere. Un profilo che, ne sono certo, diventerà fondamentale per questo progetto. Chiudiamo quindi il mercato con un passivo di soli 4.475.000 euro, ma con una squadra nettamente più forte, più completa e molto più pronta per affrontare una stagione piena di sfide. La prima partita che analizziamo e viviamo insieme non poteva che essere l'esordio in Champions League e lo facciamo subito in una trasferta complicata contro il Lille, un debutto che profuma di grande calcio e che ci mette davanti un avversario tosto, organizzato e pericoloso. Dall'analisi dell'osservatore emergono alcuni dettagli interessanti. Prima di tutto, il Lille tenta meno il dribbling rispetto alla media, una statistica che ci permette di chiedere ai nostri giocatori di andare duri nei contrasti, cercando di recuperare palla senza correre il rischio di farsi saltare sistematicamente nell'1 contro 1. Se vinciamo quei duelli, davanti a noi possono aprirsi vere e proprie praterie. Inoltre, gran parte dei loro interventi difensivi arriva dentro l'area di rigore, segnale evidente che giocano con una linea difensiva molto bassa. Per provare a sfruttare questa caratteristica chiedo ai ragazzi di cercare più tiri da fuori, dove in teoria dovremmo avere più spazio e più libertà di manovra. E così scendiamo in campo. Il Lille è al completo e può schierare tutti i suoi uomini migliori: Beto, Jonathan David e Chevalier, 3 giocatori che da soli possono cambiare una partita. Anche noi arriviamo alla sfida con la formazione tipo e credo che ormai conosciate bene i nostri protagonisti. I padroni di casa danno il via alla partita e dopo 16 minuti di studio arriva la prima occasione. Le loro 2 punte scambiano nello stretto sulla 3/4 e Rutter si ritrova al tiro dal limite, per fortuna senza riuscire a centrare lo specchio della porta. Proviamo a rispondere subito, costruendo sulla destra e crossando in mezzo. Il traversone viene respinto, ma sulla palla arriva Hernandez che si coordina e calcia da fuori. Il tiro però è troppo debole per impensierire davvero Chevalier. 3 minuti più tardi è ancora Hernandez a rendersi protagonista. Con un gran primo controllo si libera dal marcatore, entra in area da
dalla sinistra e appoggia al centro per Nico Pass, che calcia di piatto verso l'angolo. Chevalier però si allunga e ci mette una mano. È un intervento pazzesco che salva il risultato per i padroni di casa. A 5 minuti dal termine del primo tempo costruiamo una bella azione fatta di tocchi di prima e scambi veloci che liberano Bozinovic al tiro da dentro l'area. La conclusione però non è pulita e si spegne sul fondo. Chiudiamo comunque la prima frazione giocando meglio dei nostri avversari, che nelle loro poche occasioni non sono mai riusciti a creare veri pericoli. Noi invece siamo stati più propositivi, ma è mancato un po' di cattiveria sotto porta. Decido quindi di cambiare qualcosa, tolgo l'istruzione di tirare spesso da fuori area e lascio più libertà ai miei, sperando che arrivi una scelta più naturale nell'ultimo terzo di campo. La ripresa si apre con un nuovo tentativo da fuori dei padroni di casa, un tiro lento e prevedibile che permette a Foydias di intervenire con tranquillità. 4 minuti dopo, però, Rutter scappa sulla sinistra e mette un cross rasoterra per Beto. Il suo colpo di tacco viene murato da Gureler, ma sul rimpallo arriva David, che calcia di prima intenzione e porta avanti il Lille. La nostra reazione però è immediata, passa appena un minuto e mezzo e una triangolazione sulla destra libera Stankovic al cross. Palla forte in mezzo e tra una selva di maglie rosse sbuca Petersen, che insacca e rimette tutto in equilibrio. Ma i padroni di casa si sono svegliati, un cross viene respinto, la palla torna subito tra i loro piedi sulla tre quarti e con uno scambio rapido dentro l'area arriva un tiro che obbliga Foydias a un intervento miracoloso per mantenere l'1-1. La partita poi rallenta per una ventina di minuti, finché all'84esimo una triangolazione al limite dell'area libera Beto al tiro a giro. La conclusione sarebbe centrale, ma Rutter ci mette il corpo o forse la testa e devia il pallone quanto basta per ingannare Foydias, già in tuffo sul tiro originale. Un episodio fortunoso che ci condanna probabilmente alla sconfitta. Avremmo comunque la palla del pareggio con Agbevor, ma il suo tiro dal limite finisce direttamente in tribune. Il nostro esordio si chiude così con una sconfitta amarissima. Loro hanno giocato bene, su questo non c'è dubbio, ma anche noi abbiamo fatto la nostra parte e con un pizzico di fortuna e di lucidità in più probabilmente saremmo riusciti a strappare almeno un punto. Il primo trimestre si è chiuso ed è tempo di tirare le somme. L'inizio di stagione è stato davvero incoraggiante. Partiamo forte, mostriamo carattere contro avversari di livello e troviamo un equilibrio che ci permette di restare sempre dentro ogni partita. A settembre alterniamo buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, come il 4-0 subito a San Siro contro l'Inter, ma arrivano comunque segnali importanti. La squadra gioca, crea e reagisce. In Champions l'esordio è complicato, come abbiamo appena visto, ma la risposta è immediata. La vittoria netta contro la Real Sociedad conferma che anche in Europa abbiamo già un'identità precisa. Ottobre scorre con maggiore linearità, con risultati solidi che ci tengono ben agganciati alla zona alta della classifica, mentre novembre diventa il mese della consapevolezza. Nelle partite che contavano davvero abbiamo mostrato personalità, raccogliendo punti pesanti e rilanciando le nostre ambizioni sia in campionato che in Champions. La miglior partita del trimestre arriva proprio contro lo Shakhtar, in casa, in una Champions League che si sta rivelando sempre più avvincente. Giochiamo una gara praticamente perfetta, li schiacciamo nella loro area, dominiamo il possesso, non rischiamo praticamente nulla e vinciamo 3-0 con grande autorità. A sbloccarla è Casadei, che da fuori area trova un tiro imparabile. Il raddoppio invece è un piccolo capolavoro di Nico Pass, parte da sinistra, dribbla sul fondo, rientra sul destro e la piazza sotto la traversa con un piatto che è una sentenza. L'ultimo gol viene assegnato al portiere avversario, che devia nella prima porta la conclusione di Barroca, anche se per come si coordina e per come arriva al tiro da posizione defilata è un gol che moralmente possiamo tranquillamente attribuire a lui. Ora ci aspettano altri 3 mesi intensi nei quali dovremo necessariamente portare a casa altri punti pesanti, sia per consolidare la nostra posizione in campionato, sia per completare l'assalto alla classifica della Champions League. Siamo arrivati a fine gennaio e si è appena chiuso il mercato di riparazione, che questa volta ci ha visti protagonisti di 2 sole operazioni, una in uscita e una in entrata. Agbevor, dopo la prestazione deludente contro il Lille, ha continuato a offrire prove scoraggianti e mi ha praticamente costretto a metterlo sul mercato. Alla fine torna in Austria per 275.000 euro, più alcune clausole, che ci permettono almeno di contenere le perdite. La sua cessione all'estero ci libera anche un prezioso slot extracomunitario e lo utilizziamo subito portando in rosa Jesus Diaz, esterno destro colombiano, rapidissimo, elegante palla al piede e dotato di una qualità tecnica che può cambiarci le partite. Arriva a parametro zero e si candida immediatamente per una maglia da titolare sulla fascia. Intanto si conclude anche il nostro girone di Champions League. Chiudiamo tra le prime 24, precisamente al 15° posto, con 11 punti raccolti in 8 partite. Un risultato importante che ci porta ai playoff, dove il sorteggio ci mette davanti al Marsiglia, un'altra francese, per la seconda partita che vivremo insieme. Dal rapporto dell'osservatore emerge che tenderanno a lavorare il pallone dentro l'area prima di tirare
evitando conclusioni dalla distanza. La miglior contromossa, quindi, è abbassare la nostra linea difensiva per riempire l'area e contrastare al meglio sia i cross sia le giocate dal limite. Il Marsiglia è una squadra davvero interessante. Garnacho, Greenwood, Fabio Vieira, Gabri Veiga, tutti giocatori giovani, veloci e imprevedibili. Dovremmo restare concentrati dal primo all'ultimo minuto. Noi ci presentiamo con la formazione tipo, ad eccezione di Porciani, che prende il posto in Diaye. I padroni di casa danno il via alle danze e dopo appena 3 minuti trovano il gol del vantaggio con Tati Castellanos, ma il guardialine alza subito la bandierina. Dopo un rapido controllo al VAR, la decisione dell'assistente viene confermata. Tati partiva leggermente davanti all'ultimo difensore. Questo però non scoraggia il Marsiglia, che pochi minuti dopo costringe Fui Dias al primo intervento della sua partita per negare il gol a Greenwood. Sul calcio d'angolo successivo i francesi fanno girare il pallone con pazienza, poi trovano l'imbucata centrale. Il tiro a giro del loro giocatore batte Fui Dias ma si stampa sul palo. In questi minuti non stiamo capendo assolutamente nulla e infatti nel giro di pochi secondi il Marsiglia trova ancora spazio a sinistra. Castellanos appoggia al centro e il tiro costringe il nostro portiere a un altro miracolo. Questa volta viene salvato anche dalla traversa. Onestamente meriteremmo già di essere sotto di 2 gol. 5 minuti più tardi Greenwood rientra sul mancino e prova la conclusione a giro. Viene rimpallato ma la palla gli torna addosso e con un tocco sporco serve Veiga. Controllo, tiro, portiere battuto. Il Marsiglia passa meritatamente in vantaggio. Il gol subito però ci scuote. Porciani trova un'imbucata perfetta per lo scatto di Nico Pass, che di prima crossa al centro. Barroca è ben posizionato e Di Mancino firma il gol del pareggio. Ristabilita la parità, il Marsiglia riprende immediatamente a spingere come inizio gara. Da un calcio d'angolo arriva un colpo di testa potente ma centrale, facile per Fui Dias. Non riusciamo però a tenere palla e un minuto più tardi Fabio Vieira scappa sulla sinistra, crossa al centro per Veiga che apre il piattone e favorito da una deviazione segna la sua doppietta personale. Ancora una volta il gol subito ci sveglia. Dias rientra da destra verso il centro, si apre lo spazio per il mancino e prova la conclusione. Anche in questo caso arriva una deviazione fortunosa che inganna il portiere e riporta il punteggio sul 2-2. La prima frazione si chiude così, ma la sensazione è chiara. Il Marsiglia ci sta usando come sparring partner, arriva il tiro da ogni posizione ed è un mezzo miracolo se siamo ancora in partita. Prova quindi a cambiare qualcosa, alziamo il baricentro anche a costo di scoprirci, pur di non lasciare completamente il controllo del gioco nelle loro mani. La prima occasione pericolosa della ripresa è nostra. Casadei controlla sulla 3/4 e imbuca per Barroca, che entra in area e calcia di destro. Il suo tiro colpisce il palo interno e ritorna tra le mani del portiere. Sul rilancio successivo però Gureler raccoglie la palla e si addormenta e Garnaggio arriva al tiro indisturbato. Fui Dias ci mette una pezza ma il pallone finisce sui piedi di Tati che deve solo appoggiarla in rete. Dopo i cambi proviamo a restare vivi ancora una volta. Tassembedo vede il corridoio per Barroca che si ritrova davanti al portiere e questa volta non sbaglia. 3-3 quando mancano 15 minuti. 5 minuti più tardi un lancio a scavalcare la difesa libera nuovamente il nostro attaccante. 1 contro 1, ancora glaciale e in maniera quasi inattesa passiamo addirittura in vantaggio a 10 dalla fine. Ma quando il cronometro segna all'88esimo arriva la beffa. Un tiro da 20 metri, apparentemente comodo per Fui Dias, cambia traiettoria rimbalzando più volte sul terreno e finisce all'angolino basso. Un gol sporco che ci toglie la vittoria proprio sul più bello. Alla fine di questa battaglia usciamo con un pareggio che potremmo definire meritato, ma che dimostra la crescita di questo gruppo, capace di restare in piedi anche quando soffre e di giocarsi tutto nella competizione più importante d'Europa. Si è concluso anche il secondo trimestre e a dicembre la squadra ha continuato a correre con grande continuità. Arrivano vittorie che danno fiducia, qualche passo falso isolato, ma nel complesso restiamo sempre dentro le partite, portando a casa punti pesanti e mostrando una maturità che ormai inizia a vedersi chiaramente. L'anno nuovo si apre nello stesso modo, vinciamo, giochiamo bene e in più di un'occasione la squadra esprime un calcio davvero brillante, come il 5-0 casalingo contro il Como, probabilmente la nostra prestazione più dominante del periodo. Poi arriva febbraio, il mese che decide davvero la nostra stagione europea. In Francia, come abbiamo visto, ce la siamo giocata alla pari ed è uscito quel pirotecnico 4-4 che lasciava tutto aperto, ma è stato il ritorno a diventare la partita simbolo di questa fase. 90 minuti completamente fuori controllo, pieni di ribaltamenti, in cui segniamo 3 gol ma siamo sconfitti 3-5, con il Marsiglia che punisce ogni nostro minimo errore. Un'uscita dolorosa perché davanti abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo pagato carissimo ogni dettaglio difensivo. Chiudiamo il mese alternando buone vittorie e qualche inciampo, restando però pienamente in corsa nei nostri obiettivi stagionali. Tra le partite migliori spicca senza dubbio quella contro il Napoli al Maradona, una vittoria convincente per 2-1 al termine di una gara giocata alla pari nonostante il loro lungo possesso palla. Il vantaggio nasce da una grande giocata di Dias che serve in corsa Casadei, bravissimo a battere il portiere di prima intenzione. Poco dopo arriva il raddoppio, il Napoli sbaglia clamorosamente l'impostazione dal basso e Barroca, come un falco sulla preda, intercetta il passaggio in sacca. I padroni di casa accorciano con Raspadori al 70esimo, ma da lì in avanti non riescono più a impensierire davvero il nostro portiere e allora arriva una vittoria pesante che fotografa perfettamente la crescita della squadra.
Ed eccoci arrivati all'ultima partita da vivere insieme di questo episodio. Dopo una stagione giocata ad altissimi livelli, ma soprattutto dopo tantissimi anni in cui non siamo mai riusciti a superare il primo turno di Coppa Italia, ci ritroviamo clamorosamente in finale e davanti a noi ci sono i bianconeri della Juventus, un avversario che non ha bisogno di presentazioni. Dal rapporto dell'osservatore emerge che cercheranno con continuità le fasce, sfruttando le sovrapposizioni dei terzini per creare superiorità numerica. Per provare a spezzare questo meccanismo, chiedo ai miei di indirizzare il loro possesso verso il centro, forzandoli nelle zone dove hanno meno spazio per combinare e in più difficoltà a muovere il pallone rapidamente. La Juventus si presenta con la formazione migliore, probabilmente scegliendo all'ultimo tra Koopmeiners e Hjulmand, ma comunque con un 11 di livello assoluto. Anche noi rispondiamo allo stesso modo, niente rotazioni, niente esperimenti, nessun cambio dell'ultimo minuto. Questa volta scendiamo in campo con la miglior squadra possibile, perché questo trofeo lo vogliamo davvero. Il primo pericolo lo creano i bianconeri, aiutati da Stanga che ruba il pallone, ma nel tentativo di rinviare serve involontariamente un pallone perfetto a Koopmeiners, che però al volo non trova lo specchio. Proviamo a rispondere anche noi da fuori area, con Nico Pass che rientra e libera il destro. Conclusione pulita, ma non abbastanza angolata per impensierire il portiere. La Juventus riparte e trova spazio sulla sinistra, cross sul secondo palo e incornata di Vlahovic, per nostra fortuna imprecisa. Al 23esimo arriva il nostro squillo. Diaz salta come un birillo il povero Cambiaso, penetra in area e prova un tiro dalla linea di fondo azzardato che il portiere spinge. Sulla ribattuta però arriva Barroca che deve solo appoggiare in rete. È l'1-0 che sblocca la partita. La Juventus reagisce subito con Nuama che dalla destra accelera e rientra sul sinistro. Poi Diaz ci mette due mani e Stankovic libera in tuffo prima che Vlahovic possa calciare di nuovo. Dall'altra parte proviamo a crossare da destra. Il difensore respinge e la palla finisce ad Hernandez che carica il mancino. Il tiro prende una traiettoria velenosa e quando si abbassa si stampa sulla traversa a portiere battuto. Sfortuna pure. Si conclude così la prima frazione. Stiamo giocando bene, alla pari contro i bianconeri, che però si sono resi pericolosi più volte. Al momento Ebosele è uno dei migliori in campo, quindi se dovesse continuare così chiederò alla squadra di attaccare sull'altra fascia. La Juventus parte fortissimo al secondo tempo, pallo netto a scavalcare la difesa e tira al volo di Ildiz che si infrange sul palo. Ci siamo salvati, ma dobbiamo svegliarci. I bianconeri sfondano ancora sulla destra e trovano lo spazio per un cross morbido su cui si avventa Vlahovic. Il suo colpo di testa colpisce il palo esterno e termina sul fondo. Non riusciamo più a ripartire, quindi al 60esimo chiedo ai nostri di provarci soltanto sulla destra. Pochi minuti dopo, Nuama, servito da un compagno, trova il pareggio con un tiragiro perfetto. Il problema è però la posizione di partenza. Interviene il VAR e annulla il gol per un fuorigioco millimetrico. Dopo quell'azione la partita si spegne completamente e al 94esimo diventa ufficiale. La Pro Vercelli vince la Coppa Italia. Si realizza un sogno che non avrei mai creduto possibile all'inizio di questa stagione, ma che devo dire è stato più che meritato, nonostante un pizzico di fortuna in finale. È il primo trofeo della nostra gestione e soprattutto il primo trofeo della Pro Vercelli dopo 108 anni dall'ultima volta, quando il club vinse il suo 7° scudetto. Da marzo in avanti la squadra continua a mostrare solidità, qualche pareggio che lascia un po' di amaro in bocca, come quello contro il Torino, ma anche vittorie nette con Verona, Genoa e Venezia, che tengono vivo il nostro ritmo. Aprile invece è il mese in cui alziamo ulteriormente l'intensità, dominando diverse partite e ritrovando una fluidità offensiva perfetta per affrontare il tratto decisivo della stagione. Al centro della scena c'è ovviamente la Coppa Italia. In semifinale incrociamo la Roma in una doppia sfida tiratissima, decisa soltanto ai rigori dopo un doppio confronto finito in pareggio. È una vittoria pesante, una di quelle che ti cambiano il morale e che ci spinge dritti alla finale contro la Juventus, che avete appena visto. Tra le prestazioni migliori di questo periodo spicca senza dubbio la partita contro l'Empoli, un 4-0 senza affanno, durante il quale abbiamo creato tantissimo pur rischiando qualcosa in ripartenza. La poca precisione degli avversari ci ha favorito, ma il merito rimane. A sbloccare il match ci pensa Diaz, con un mancino pazzesco con pochissimo angolo dopo un dribbling secco sul difensore. Il raddoppio arriva poco dopo, in modo simile, ma questa volta firmato da Nico Pass sull'altra fascia. Due piccoli capolavori all'interno della stessa gara. Il terzo gol è un nato gol sfortunato, con il difensore che devia nella propria porta il cross teso di Diaz, mentre il quarto lo firma ancora Diaz, deviando in rete un tiro cross in ghiaia nel finale di partita. Dopo 38 giornate, ecco la classifica della Serie A 2030-2031. L'Inter domina e chiude primo con 88 punti, l'Atalanta segue a quota 81 e poi ci siamo noi, terzi con 72. Un distacco netto dalla capolista, certo, ma un piazzamento che non solo ci riporta in Champions League come da obiettivo personale, ma migliora anche la posizione dell'anno scorso, confermando la nostra crescita. Possiamo quindi dire di aver centrato tutti e 6 gli obiettivi stagionali e con una Coppa Italia finalmente in bacheca non potremo essere più soddisfatti di così per quest'annata straordinaria. Per festeggiare chiediamo e otteniamo anche l'approvazione dalla dirigenza per un secondo progetto di costruzione, il miglioramento delle strutture giovanili, fondamentali per far crescere i nostri talenti e costruire futuro dentro e fuori dal campo. Arriviamo quindi ai premi. Il miglior giocatore della stagione non può che essere uno, Igor Barroca, pagato una cifra irrisoria, chiude con 52 presenze, di cui 32 da titolare, e 27 gol, più 3 assist e una media del 7,13. È stato il nostro miglior acquisto e senza dubbio l'MVP.
flop di questa squadra. Il flop della stagione invece è Branimir Bozinovic. Dopo la splendida annata precedente è mancato totalmente. 25 presenze titolare, 5 dalla panchina, un gol, 3 assist e una media del 6,58. Troppo poco, soprattutto considerando che con l'arrivo di Diaz ha perso definitivamente la maglia da titolare. Servirà un grande miglioramento da parte sua se vorrà continuare a far parte di questo progetto. Ma direi che per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like e iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nei prossimi video, ciao ragazzi!